Per sapere come un bosco reagirà ai futuri cambiamenti climatici, in realtà dobbiamo capirlo oggi, quindi dobbiamo capire se questo bosco sta accumulando o perdendo sostanze di riserva, come sta rispondendo al clima. Quindi abbiamo necessità di studiarlo in dettaglio con tecniche multiple e di farlo nel tempo. Questa cosa qui ci consente di capire meglio i boschi, di capire se domani ci saranno, ma dovrebbe poi diventare prassi nei nostri boschi più importanti. Come facciamo a capire se un bosco può resistere agli attuali cambiamenti climatici? È una domanda ovviamente non facile, però ci troviamo nel posto giusto per dare una risposta, qui a Cassè Porziano. Perché ci troviamo al posto giusto? Ci troviamo al posto giusto per due motivi. Uno, perché siamo nell'ecosistema di Cassè Porziano, un bosco oggi di più di 5.000 ettari, che parte dalla duna, quindi con la vegetazione costiera, e arriva fino al bosco planiziale mesofolio di querce caducifoglie. E quindi è proprio il sistema che ci consente di capire, grazie alla sua variabilità, come risponde ai cambiamenti climatici e al clima. E l'altro motivo è perché qui a Cassè Porziano da tanti anni i ricercatori di tante università, enti di ricerca e anche enti territoriali stanno conducendo delle ricerche per cercare proprio di capire meglio l'ecosistema Cassè Porziano, anche per dare una risposta alla domanda che ci stiamo ponendo: come fa un bosco a resistere nel futuro anche ai cambiamenti climatici? Partendo dall'ecosistema, abbiamo detto così vario, e anche un sistema che ha visto la presenza dell'uomo da più di 2000 anni. All'interno della riserva di Cassè Porziano troviamo ville romane, terme, eccetera, quindi è un posto dove l'uomo è presente sicuramente da 2.000 o 3.000 anni, e forse anche prima. E quindi, diciamo, nel tempo, oltre aver vissuto in un clima variabile in 2.000-2.500 anni, ma non solo, il clima ha mostrato molta variabilità, ma anche ha subito presenza dell'uomo e gestione che ha portato il sistema di Cassè Porziano ad essere quello che è oggi. È un sistema mediterraneo, e quindi, essendo un sistema mediterraneo che vive in un clima molto variabile con fattori di stress quali la siccità estiva, ha dei suoi tipici adattamenti che gli consentono di adattarsi nel tempo, però è anche un sistema che ha una grossissima ricchezza, che è questa del querceto mesofilo, per cui fra l'altro Cassè Porziano è stata riconosciuta zona di protezione speciale dall'Unione Europea, che è una rimanenza del bosco planiziale che lungo tutta la costa tirrenica era presente 2.000-3.000 anni fa, e che qui ovviamente rimane perché siamo in una riserva, però è anche il sistema che è più soggetto, proprio per la sua tipologia, a quelli che sono i cambiamenti climatici. E però questi sistemi, quando cominciano a dare dei segni di sofferenza, forse è troppo tardi. A Cassè Porziano stiamo cercando di capire e di mettere in campo delle tecniche di misura che ci consentano di valutare se questi sistemi già stiano dando dei segnali prima che possiamo vederli ad occhio nudo. Gli alberi sono organismi che vivono decine, centinaia di anni e quindi, diciamo, diversamente dagli animali hanno diciamo, dei ritmi diversi e hanno anche delle modalità di rispondere alle variabilità, agli stress diversi. In particolare in un sistema mediterraneo dove magari la siccità che dura normalmente 3 o 4 mesi ogni anno può essere in alcuni anni maggiormente severa, le piante possono entrare in stress. Alcune piante addirittura hanno degli adattamenti per cui perdono le foglie d'estate piuttosto che d'inverno, proprio per evitare gli stress, ovvero in occasioni di attacchi di parassiti o di stress particolarmente importanti perdono le loro foglie. E però senza foglie non c'è la fotosintesi che è il processo primario grazie al quale noi tutti siamo su questa terra e che ci dà
la possibilità di cibarsi e dà anche le risorse alle piante per poter andare avanti. Le piante, per poter rispondere agli stress, hanno bisogno di sostanze di riserva, cioè quindi non potendo fare fotosintesi magari nei momenti appunto di stress, utilizzano delle sostanze di riserva che hanno all'interno dei loro fusti, dei loro rami, delle loro cellule, che possono mobilizzare per esempio rifare una nuova cacciata di foglie nel caso di stress che hanno fatto perdere le foglie, perché in quel momento la pianta non può fotosintetizzare, non ha foglie oppure ne ha troppo poche per poter diciamo, compensare i suoi costi che sta utilizzando per poter vivere. Quindi l'uso delle sostanze di riserva è il meccanismo tramite il quale le piante passano i momenti di stress. E infatti la fotosintesi, il cui primo obiettivo della fotosintesi è ovviamente portare le foglie, farle crescere in maniera che possano fotosintetizzare, diciamo, da sole senza utilizzare le sostanze di riserva. Ma il primo obiettivo della pianta, quando riesce a fare fotosintesi, è proprio ricostituire queste sostanze di riserva che eventualmente sono state utilizzate per rispondere a periodi di stress. Quindi in un tempo di cambiamenti climatici in cui i momenti di stress sono sempre più frequenti e quindi le piante e gli alberi si possono trovare nelle condizioni di dover utilizzare sempre più spesso le loro sostanze di riserva, si potrebbero raggiungere quelle condizioni per cui la pianta non ha più sufficienti sostanze di riserva per poter rispondere allo stress e quindi entra in deperienza e poi successivamente muore. Insomma, si tratta un po' di capire se anno dopo anno queste piante stiano accumulando sostanze di riserva ovvero le stiano perdendo e se il bilancio tra accumulo e perdita non sia uno che va più verso la perdita che verso l'accumulo, perché data la crucialità delle sostanze di riserva nella risposta agli stress è quello che poi ci può far capire se una pianta sta entrando, diciamo, in una fase di declino o se invece possa resistere meglio a quelli che sono i cambiamenti climatici che aumentano i fattori di stress. Studiare in dettaglio un sistema come Castel Porziano ci serve a capire la funzionalità, la dinamica e a capire meglio come funzionano proprio anche gli ecosistemi forestali in generale. Però quello che vogliamo cercare di capire o si deve cercare di capire è cercare di misurare prima o comunque avere delle indicazioni, diciamo, di preallerta, il cosiddetto early warning, per poter mettere in campo eventualmente delle opzioni di gestione, di valutazione che ci consentano di far sì che questi boschi, come ci sono oggi, ci siano anche domani. Quindi tutte le tecniche che si mettono in campo sono un po' per capire la funzionalità, ma anche per cercare di avere delle indicazioni anticipate rispetto a alla china che stanno prendendo, diciamo, questi ecosistemi, se quindi stiano in piena salute, come stiano rispondendo ai fattori di stress, al clima e anche a quelli che sono i driver esterni che ne determinano la risposta in funzionalità. Il primo parametro, il primo processo da studiare in questi casi è quello della fotosintesi. La fotosintesi, che è il motore di tutto, siamo qui grazie alla fotosintesi, lo abbiamo già detto, perché dalla fotosintesi che vengono assorbiti i carboidrati che servono per far sì che il processo di fotosintesi sia operativo in primis e perché poi ci sia sostanze necessarie a recuperare le eventuali sostanze di riserva
utilizzate nella risposta ad eventuali periodi di stress e poi anche per crescere, quindi sostanzialmente per aumentare in dimensione, ma non solo, anche per fare frutti, fioriture, semi e quindi poi sostanzialmente anche per essere poi anche, diciamo, preparare le generazioni future grazie proprio all'assorbimento di carboidrati, di carbonio dall'atmosfera. Qui a Castel Porziano, a metà degli anni 90, nel 1996, è stata installata una delle prime torri per la misura dello scambio tra bosco e atmosfera di CO2, di anidride carbonica, con una tecnica che ci consente di dare a scala di ecosistema, quindi a scala di diverse decine di ettari, quale sia l'assorbimento di carbonio che il bosco fa rispetto all'atmosfera. E sostanzialmente questa tecnica, che misura lo scambio netto, quindi ci dice proprio il risultato netto alla fine di un giorno, di un anno, di più anni, questa è una tecnica che viene utilizzata in continuo e ci consente anche di stimare esattamente la fotosintesi, cioè quanto viene effettivamente assorbito prima delle perdite o dell'utilizzo della CO2 per i processi di crescita, per i processi di mantenimento delle piante che si mantengono come tutti noi, quindi respirano come tutti noi, o anche nei processi della sostanza organica del suolo. Questo sistema è stato installato in una lecceta ed ha funzionato per circa 13 o 14 anni, fino quindi intorno al 2009-2010 e ci ha detto che nel tempo la lecceta studiata, che si chiama, sono 600 ettari, è la lecceta di Scoponcino, è una lecceta che cresce, che assorbe carbonio in maniera attiva e lo ha fatto in tutti gli anni, però con diciamo delle intensità diverse. Nelle annate più critiche, in cui per esempio la siccità estiva è stata più prolungata, in cui magari ci sono state delle temperature più alte, la lecceta, pur nell'arco dell'anno assorbendo positivamente carbonio dall'atmosfera, ne ha assorbito meno rispetto ad anni più favorevoli, in cui magari la primavera è stata più umida e la siccità estiva non così estrema come negli anni più critici. Ovvero magari in quei pochi inverni che diciamo sono stati un pochino più freddi di quella che ormai la media degli ultimi anni, e quindi la fotosintesi è stata limitata per temperature fredde e non per caldo o siccità ovviamente d'inverno, e quindi diciamo in un sistema sempreverde che in queste condizioni può fare fotosintesi tutto l'anno, ne ha fatta di meno nel periodo invernale. Quindi lo studio di dettaglio ci consente, mettendo insieme tutta una serie di dati misurati a Castel Porziano, per esempio tutti i dati climatici. A Castel Porziano sono presenti 6 stazioni meteorologiche che misurano già da lungo termine, almeno 20 o 30 anni, il clima in diversi punti della tenuta. Ne sono state recentemente aggiunte altre 6 addirittura per infittire e per avere dati di maggior dettaglio anche nei sistemi più critici come quello del querceto mesopilo. Mettendo insieme le misure di scambio di carbonio con quelle diciamo di clima, si riesce a valutare come la risposta al clima del bosco vari nel tempo, e quindi si riesce anche a parametrizzare dei sistemi che possano valutare in futuro come rispondano queste foreste tramite i modelli di simulazione. Questo a scala di ecosistema. Ci sono delle misure oggi, delle tecniche che ci consentono di entrare dentro gli alberi per fare delle misure. Diciamo, il caso più tipico è quello della
dendrocronologia, della dendroecologia, quindi lo studio degli anelli degli alberi, che tutti noi sappiamo ci danno l'età di una pianta, però lo studio di dettaglio ci consente non solo di sapere quanti anni ha una pianta, ma nei singoli anni quanto questa pianta sia stata diciamo, efficiente nel crescere. Ovviamente un anello più grande vuol dire che quell'anno è stato meno critico, la pianta ha assorbito meglio carbonio e ha potuto diciamo, mettere delle sostanze per la sua crescita, piuttosto che invece metterle solamente per risistemare le sue sostanze di riserva. Se in questi studi utilizziamo piante grandi, dominanti, quindi che diciamo, sono meno influenzate dalla competizione delle piante vicine, possiamo essere diciamo, ragionevolmente sicuri che la risposta che andiamo a leggere dalla dimensione degli anelli sia una risposta effettiva di risposta al clima e non tanto magari limitata da quelle che possono essere delle competizioni con le piante vicine. Voi mi chiederete, però se devi studiare gli anelli delle piante devi tagliare la pianta e quindi quella pianta lì, non, oltre che essere stata tagliata, non ci dirà risposte sul futuro. Certo, ma oggi questo tipo di studi li possiamo fare senza tagliare le piante, perché possiamo fare una carota di legno partendo dal centro della pianta fino alla corteccia con un carotatore, un succhiello si chiama in termine tecnico, che è meno di 1 centimetro di diametro, sono circa mezzo centimetro a 0,7 mm di diametro, tira fuori la carota dal centro fino alla corteccia e quindi prende un pezzetto di anello che può essere studiato per esempio in dimensione. Però ci sono tecniche ancora più moderne che sono in realtà già da diversi anni disponibili ma diventano via via più sofisticate, cioè la possibilità non solo di misurare la dimensione dell'anello ma andare a vedere dentro all'anello cosa c'è. Quindi andare a capire come nel corso dei singoli anni le piante abbiano risposto alle sollecitazioni climatiche. In particolare utilizzando l'analisi degli isotopi del carbonio e dell'ossigeno che tramite la CO2 sono stati assorbiti dalla pianta e quindi poi li ritroviamo nella lignina, nelle cellulose che troviamo all'interno degli anelli, noi possiamo capire quanto sia stata efficiente quella pianta nell'assorbire quel carbonio stesso. Infatti ci sono degli indici che ci consentono di valutare l'efficienza di uso dell'acqua delle piante e quindi quanto le piante siano state efficienti nell'assorbire carbonio a parità per esempio di acqua consumata o addirittura utilizzando meno acqua. Cosa ci serve capire questo tipo di indicatori? Ci serve a capire che le piante con una maggiore efficienza di uso idrico subiranno meno gli stress perché nei momenti di stress potranno o conservare il loro carbonio o addirittura magari ricostituire in parte le loro sostanze di riserva, mentre piante che sono meno efficienti possono invece andare in stress più frequentemente. Ovviamente le specie mediterranee sono normalmente più adattate a queste fasi di stress. Il bosco mesofilo come il querceto diciamo caducifoglio potrebbe manifestare delle maggiori sofferenze proprio perché è abituato a prendere acqua dalle falde che a volte si abbassano anche per motivi legati alla gestione del territorio e che quindi diciamo, cominciano a manifestare qualche fattore di stress in anticipo rispetto a farcelo vedere dall'esterno, per esempio perdendo un po' le foglie. Entrare nel dettaglio, in questo tipo di dettaglio, ci consente di valutare eventuali risposte anche dal punto di vista gestionale che possiamo dare a questi sistemi per cercare di adattarli meglio a quelli che sono dei cambiamenti climatici e dei fattori di stress che possono diventare via via più intensi già adesso ma sicuramente nel futuro. Inoltre recentemente si sta miniaturizzando la possibilità di misurare
la risposta fisiologica delle piante, e da qualche anno sono disponibili dei sistemi di misurazione che si chiamano TreeTalker, fra l'altro sviluppati in Italia, che con la grandezza diciamo di poco più di un caricabatterie da computer portatile ci consentono di misurare pianta per pianta a un costo relativamente basso, parliamo intorno ai 200 euro per le informazioni che danno. Sono costi che una volta diciamo non erano così economici. Ci consentono per esempio di misurare il flusso di linfa all'interno delle piante, quindi capire come la pianta stia traspirando rispetto alle condizioni climatiche. Ci consentono di misurare in continuo la crescita delle piante, quindi capire se per esempio stia rallentando nell'arco di un anno, ovvero anche con dei sensori ottici valutare quanta radiazione stiano assorbendo in diverse lunghezze d'onda, e quindi ricavare proprio per singola pianta anche una serie di indici di vegetazione, dei indici legati a quelle che sono l'assorbimento della radiazione, che ci possono consentire di collegarci con misure fatte a scala ancora più ampia, quali per esempio quelle del telerilevamento. Il telerilevamento fatto dai satelliti oggi è sempre anch'esso può arrivare maggiormente a dettagli dal punto di vista di dimensioni al suolo sempre più ristrette, e quindi sempre più ci può dare indicazioni sempre più localizzate, e utilizza poi l'assorbimento da parte delle piante di diverse lunghezze d'onda per tirare fuori degli indici che sono legati alla funzionalità e allo stato degli ecosistemi. Quindi mettendo insieme informazioni molto localizzate ed informazioni a scala più ampia che possiamo rilevare da satellite, possiamo ampliare la scala di quello che stiamo misurando a Cassè Porziano, e quindi utilizzare Cassè Porziano come un caso studio, un'infrastruttura di ricerca che ci consente di capire meglio come i sistemi stiano rispondendo, e poi anche di ampliare la risposta a scala più ampia, a scala locale, regionale, ma non solo. Cosa ci insegna Cassè Porziano e diciamo, lo sforzo che i ricercatori fanno in questo ecosistema? Ci insegna che sono tantissime le informazioni che possono essere raccolte, misurate, e che queste informazioni ci aiutano a traghettare, diciamo, i boschi di oggi verso i boschi di domani. È quindi importante che questo tipo di approccio integrato tra le misure di dettaglio e di ricerca a scala di ecosistema con quello che magari possiamo rilevare dal satellite siano portati avanti in un maggior numero di sistemi in situazione critica possibile. Ci sono reti europee e infrastrutture di ricerca europee, per esempio quella sullo scambio di carbonio che si chiama ICOS, o quella sulle ricerche ecologiche di lungo termine che si chiama il TER, che lo fanno in moltissimi posti, ma deve diventare il più possibile prassi nei nostri boschi, diciamo, più importanti dal punto di vista del loro stato attuale rispetto al cambiamento climatico, quindi quelli che magari sono i boschi un po' al limite dei loro areali, quindi diciamo magari le parti più a sud degli areali delle specie, come magari possono essere querce caducifoglie, ma non solo, o le situazioni di boschi che sono arrivati a noi diciamo un po' meno impattati dal punto di vista della gestione antropica, che sebbene da noi sia quasi sempre sostenibile, comunque è un impatto ulteriore, un disturbo rispetto all'ecosistema, e quindi quelli che sono magari i boschi delle nostre riserve e parchi naturali. Un monitoraggio di dettaglio ci consentirà di avere dei segnali premonitori di preallerta, di early warning da questi sistemi, per
valutare anche come traghettarli verso il futuro, perché sostanzialmente senza boschi non ci sarà futuro, ma non solo per i boschi, ma anche per noi. Quindi sostanzialmente possiamo chiudere dicendo no boschi, no parti.